Nuova puntata, facciamo finta che io non voglio perdere altro tempo, vi ricordo solo di seguire tutte le nostre puntate perché ogni puntata è unita all'altra con una sorta di filo conduttore unico e quest'oggi a fare finta insieme a noi abbiamo un grande ospite, un grande amico, Tom Bosco, benvenuto. Come amo sempre dire, lunga vita e prosperità. Sempre, sempre, sempre. Oggi lo metteremo all'inizio e alla fine di questa puntata. Le cose da dire sono veramente tante e quindi intanto ti vogliamo un po' ringraziare per il lavoro che stai facendo perché quotidianamente riceviamo notizie che è difficile trovare e sei un po' anche la nostra fonte di ispirazione ormai da tempo. Quindi intanto grazie per il lavoro che fai. Grazie a voi. Ed Siamo tutti nella entriamo, stessa barca, ragazzi. entriamo subito nel vivo perché adesso poi durante la puntata andremo a toccare alcuni temi perché siamo ancora nella sezione primi passi, faremo mai come in questo caso un volo dall'alto, una panoramica dall'alto per poi andare ad approfondire qualche tema che andremo a toccare. Ma io partirei con te proprio dai recenti fatti di cronaca per tentare di capirci qualcosa e sentire un po' le teorie a riguardo, cominciando dagli attacchi hacker di cui stiamo tanto sentendo parlare. Di quali attacchi hacker stai parlando? Quelli perché ce ne sono stati tanti in questi giorni, nel senso, prima Partiamo da abbiamo quelli di visto. Google, YouTube, Gmail, in cui sono stati probabilmente subito additati i russi, ma secondo me l'analisi è un po' più complessa. Sì, ogni volta che succede qualcosa in rete sono sempre i russi, ormai sono come il classico cappuccino in cui tutti vogliono toccare il proprio cornetto. No, non credo che ci siano di mezzo i russi, anche se non escludo, non si può nemmeno escludere, ne parlavo stamattina con un mio amico, Antonello Lupino, che è un analista strategico. Non escludo che in questo momento particolare, cioè anche all'interno della Russia, allora Putin è abbastanza chiaro nelle sue politiche, nelle sue posizioni, ma anche lui, come lo stesso Trump nel suo paese, non è che in Russia siano, cioè anche in Russia c'è un deep state, cioè anche in Russia Putin deve combattere contro delle fazioni potenti che non gli sono molto favorevoli e che quindi magari possono operare a latere per sabotare proprio l'immagine che hai appena mandato, per esempio. Esatto. Esatto. Quindi non posso stabilire a priori che i russi non siano coinvolti in questi attacchi hacker, però una tesi che mi vede più possibilista è che questi attacchi hacker in realtà provengano proprio dall'interno degli Stati Uniti e che possano essere una sorta di, come posso dire, qualcuno che sta facendo queste operazioni per testare il sistema, per testare il modo in cui i vari Google, YouTube, eccetera, eccetera, pongono rimedio a questi attacchi. Cioè è come se, sì, insomma, credo che questo faccia parte della cosiddetta arte della guerra di Sun Tzu, cioè praticamente cerchi intanto di capire come opera il tuo nemico, il tuo avversario, chiamiamolo come vogliamo. Quindi io non escludo che questi cosiddetti attacchi hacker non siano stati altro che una prova generale per vedere un po' come operare quando sarà il momento di fare quelli veri, quelli seri. Ecco, perché questi tutto Quindi, sommato, anche se mi è giunta voce che questi attacchi hacker abbiano provocato dei danni enormi in termini monetari a molte aziende statunitensi e credo nemmeno solo statunitensi, cioè si parla di cifre molto molto importanti e questo per un attacco hacker di poche ore. Quindi rendiamoci conto di quanto il nostro sistema, chiamiamolo così, il sistema sia estremamente. Oggi siamo veramente vulnerabili come non lo siamo mai stati prima.
ecco, mettiamola E, così. e tutto lascia intendere che ne vedremo delle belle, al punto che poi raccontiamo anche di queste teorie di quello che è accaduto sul suolo tedesco, quindi con questo Oh! conflitto a fuoco di cui si comincia a sentir parlare, e quindi raccontaci un po' che cosa è accaduto. Ma tu no, aspetta, perché in territorio tedesco stanno accadendo tante cose. Tu ti riferisci al Francoforte. sequestro dei... Ah, beh, quella è già... Siamo già più avanti. Allora Ormai facciamo un passo indietro, così facciamo ce un la passo racconti per indietro. bene. Beh, io vi racconto quello che presumo possano essere i fatti, però ovviamente io non ero a Francoforte a vedere con i miei occhi quello che è successo. Comunque, ormai sembra assodato che dei reparti militari, non so, sì, credo che si trattasse di reparti appartenenti all'esercito degli Stati Uniti, eh, abbiano proceduto al sequestro di questi server utilizzati dal sistema Dominion con sede, in una sede operata dalla CIA a Francoforte e che ci sia stato proprio un conflitto a fuoco che ha registrato 6 vittime. 5 erano militari americani e uno era un funzionario della CIA. Eh, addirittura si vocifera, però anche qui è meglio comunque usare le pinze lunghe 2 chilometri per maneggiare questa informazione, si vocifera che in questa circostanza sia rimasta proprio uccisa, però ripeto, usiamo il condizionale perché non ho modo di verificare questa informazione, Gina Haspel, che era proprio il capo della CIA. E tra l'altro è interessante che qualcuno ipotizza che Gina Haspel, in realtà, che da molte parti era stata additata come come posso dire, una che abbia operato in virtù della sua carica come diciamo così, diciamo così, scusate se sto cercando di trovare le Sì, sì, sì. parole perché non è facile. Allora, Gina Haspel, la domanda è, anzi le due domande sono, è rimasta davvero uccisa in questo conflitto a fuoco oppure no? E la seconda è ancora più importante domanda, qual era il suo vero ruolo lì? Intendo dire, era lì per favorire queste operazioni oscure della CIA o era forse in realtà, come qualcuno ipotizza, stata infiltrata appositamente per osservare da vicino e per in qualche modo eventualmente al momento giusto sabotare queste operazioni? Cioè angelo o demone? Questa è la domanda che verrebbe da porsi. Comunque, queste sono le notizie che riguardano l'evento di Francoforte, ma quello che sta succedendo invece in questi giorni è che pare che un gran numero di funzionari di polizia siano stati esautorati e che addirittura di 15 di polizia tedesca intendo, siano stati in qualche modo esautorati o comunque allontanati, non si capisce bene, e che addirittura di una quindicina di loro non si ha più notizia. Sono letteralmente scomparsi nel nulla. C'è chi ipotizza che siano stati proprio fatti fuori fisicamente. Io, non posso nemmeno escludere che siano stati in qualche modo presi e portati, che ne so, magari a farsi una vacanza nei Caraibi, magari a Cuba, a Guantanamo, non lo so. E Guantanamo che fra l'altro abbiamo appreso anche un po' seguendo le tue conferenze e i tuoi video, è stata di recente protagonista di lavori di ampliata. ampliamento, Sì, ecco, quindi sì, sì, si sì, prepara per accogliere un bel po' di persone. eh sì, penso proprio di sì. E comunque, indipendentemente dalla fine che hanno fatto questi 15 funzionari di polizia,
negli ultimi giorni è stato registrato il sorvolo, cioè delle operazioni militari che non si vedevano da una vita, soprattutto che non hanno il minimo senso. Anche di questo discutevo con questo mio amico. Ci sono dei video che mostrano interi stormi di elicotteri da combattimento americani, chiaramente americani, perché chi ha analizzato i video mi dice che erano in gran parte elicotteri d'assalto di tipo Apache, quindi quei elicotteri da combattimento, accompagnati da Chinook, che sono degli elicotteri birotore adibiti al trasporto truppe, quindi li abbiamo anche in dotazione noi nell'esercito italiano da molti anni. Quindi ci sono questi video che documentano il passaggio in formazione di tanti di questi elicotteri, e come ha fatto osservare giustamente qualcuno, è difficile pensare ad esercitazioni, perché questi sorvoli avvenivano sopra centri abitati, sono stati registrati sopra Francoforte, guarda caso, sopra Berlino e in altre città. Cioè, di solito quando si fanno esercitazioni militari si va nei poligoni, oppure, non lo so, li fai passare sopra, che ne so, la Foresta Nera, per dire, no? Ma non sopra dei centri abitati importanti come quelli che ho citato. Quindi stanno succedendo cose importanti che sono legate presumibilmente allo status, diciamo così, costituzionale della Germania. Anche questo è un argomento che ho trattato in varie occasioni, perché non tutti sanno, anzi pochi sanno, e apro una parentesi, io questa cosa la sapevo da molti anni grazie agli scritti di un autore tedesco che scrisse un libro pubblicato tra l'altro dalla casa editrice Andromeda, che si intitolava, se ricordo correttamente, Le società segrete e il loro potere nel XX secolo, un libro degli anni 90, in cui diceva proprio quello che adesso sto per dire, ovvero sia che la Germania di fatto è ancora, non c'è stato un vero e proprio trattato di pace tra gli alleati e la Germania. C'è di stato un armistizio, un cessate il fuoco, che però cioè la Germania doveva dotarsi di una Costituzione, si è dotata di una Costituzione provvisoria, ma non si è mai dotata di una Costituzione di tipo federale, diciamo così, definitiva. E questo praticamente ha fatto sì che la Germania come status sia ancora un paese occupato, anche se naturalmente questo non... diciamo, l'immagine che noi abbiamo della Germania non è certo quella di un paese che è rimasto occupato sin dalla fine della seconda guerra mondiale, però dal punto di vista giuridico questo è il suo status. L'unico, mi diceva questo mio amico, l'unico Länder tedesco che si è dotato di una Costituzione definitiva è la Baviera. La Baviera, e infatti questo l'ho ricollegato a degli strani eventi che sono successi ancora mesi fa. Adesso non mi ricordo che mese era, forse poteva essere intorno a maggio, i mesi in cui, sai, lockdown o post-lockdown, le prime manifestazioni in Germania, che poi ricordiamo ad agosto quella gigantesca manifestazione di più di 1 milione di persone di cui in Italia non ha parlato nessuno. Ma a parte questo, in occasione di queste manifestazioni in Germania sono comparse proprio, cioè non si vedeva la bandiera della Repubblica Federale, chiamiamola così, e si vedevano bandiere in particolare la bandiera di un Länder che io non me ne intendo, ma credo fosse proprio la bandiera della Bavaria, del Länder della Bavaria. Quindi, una volta di più, l'unico Länder che, a quanto risulta, si sia dotato di una Costituzione definitiva. Tutto il resto degli altri Länder sono in uno status, in una specie di limbo giuridico, non so come definirlo. Quindi, di fatto, le forze di polizia tedesche adesso sono state esautorate dalle forze militari americane, dalla polizia militare americana. Tant'è che girava voce ancora, credo che fosse 2 o 3 mesi fa,
che circolavano proprio in Germania dei cartoncini, delle specie di santini, non so nemmeno io come chiamarli, dove è una cosa abbastanza, cioè praticamente circolavano, mi è stato detto che in Germania circolavano questi bigliettini dove era scritto che chiunque avesse problemi, avesse avuto problemi con le autorità di polizia tedesca, poteva chiamare, c'erano dei numeri o degli indirizzi a cui rivolgersi che facevano riferimento proprio alla polizia militare statunitense. Quindi situazione molto complessa anche quella tedesca e credo che abbia a che fare con lo strano lockdown messo in piedi dalla Merkel proprio in questi giorni. Sì, lockdown che sembra aver influenzato anche stati che avevano ben altri piani, perché insomma quando vedi un paese come il nostro aveva tutt'altro tipo di progetto, quasi come se di punto in bianco fosse arrivato l'ordine di cambiare anche per noi. Mi Esatto. ricordo dei mesi che stai raccontando perché nelle teorie di Q, di chi seguiva e segue tuttora passo passo quello di cui si raccontava, c'erano proprio i riferimenti a queste cose, a questi avvenimenti sulla Germania e poi non a caso il discorso del nipote di Kennedy proprio a Eh, Berlino, quindi insomma già. anche qui Qui tiriamo in ballo lo SHAEF, che è proprio diciamo così, l'ente, diciamo, il corpo militare. Lo SHAEF è una specie di organizzazione che non è mai stata sciolta dopo la conclusione del conflitto, tant'è che diciamo, lo SHAEF era proprio quello che giuridicamente doveva occupare i territori tedeschi e amministrarli fino a che la situazione non si fosse risolta. Di fatto questa situazione non si è mai risolta e infatti il generale, com'è che si chiamava? Quel generale americano, no, colonnello forse, era un colonnello, quello che era a capo di quelle esercitazioni, ecco bravo, è proprio quel simbolo lì, il simbolo dello SHAEF. Il colonnello aveva un nome italo-americano, il cognome, adesso però perdonate se non lo ricordo a memoria. Comunque, quando è arrivato in Germania c'era il gagliardetto proprio dello SHAEF e lui aveva sulla divisa proprio quello scudetto che avete appena mostrato. bene. Quindi più chiaro di così. Ne vedremo delle belle, anche con quelle famose esercitazioni statunitensi in territorio europeo di cui si parlava Perché molto. ancora non ti basta quello che abbiamo visto, non Però ti ho basta sempre, ancora. ho sempre il sentore che il bello debba ancora venire, insomma la scacchiera si Sì, muove molto, ma te lo invece confermo. guardando un po' un aspetto inquietante, io da te ho appreso anche degli studi di un'università che racconta di tamponi con dei microchip e quindi questo direi che è altamente inquietante. Sì, sono proprio dei tamponi presentati adesso devo andare a memoria. Dovete perdonarmi, potrei dire una stupidaggine perché la quantità di informazioni che sto incamerando in queste settimane, in questi mesi, in questi giorni è tale che potrei dire una stupidaggine, ma mi pare che fosse la John Hopkins University che ha presentato, e lo potete trovare online se non ci credete, proprio questo tampone dotato di un microchip che andrebbe ad impiantarsi proprio qua, cioè nel setto nasale, alla base molto vicino alla ghiandola pineale, tra l'altro, e loro lo presentano come un microchip in grado di praticamente come anche di aprirsi e di rilasciare medicinali, quindi ha un uso, no, terapeutico, però mi riesce difficile pensare che un microchip sia destinato solo a questo. Probabilmente c'è anche qualcos'altro dietro, però se volevate inquietarvi un po' di più, sappiate che quando vi fanno il tampone, chi lo sa? Ecco, io per Bene. esempio il tampone mi devono passare sopra con un tir per farmelo fare e non basterebbe ancora. E laddove non fosse ancora inquietante, direi che torna anche la tua teoria che dietro tutto questo. Proviamo a parlare senza citare troppo, così vediamo se quando verrà caricata sui social riusciamo a non chiudere il canale. Ma quello che sta dietro un po' a questa pandemia potrebbe anche essere un'intelligenza artificiale, e ce lo confermerebbe anche la numerologia delle lettere usate. Oddio, è un'ipotesi portata avanti da qualcuno che naturalmente fa notare come Covid-19, 1 e 9, l'1 è la prima lettera dell'alfabeto, A. Il 9 è la nona lettera dell'alfabeto che corrisponde, guarda caso, alla I, AI, Artificial Intelligence. E
non possiamo sapere adesso se questo sia vero oppure no, però è un'ipotesi che io prendo seriamente in considerazione anche in virtù del fatto che ormai vediamo, proprio lo vediamo ogni giorno, l'intelligenza artificiale sta entrando in ogni ambito della nostra vita e ancora di più lo farà nel prossimo futuro. Tra l'altro abbiamo visto presentare in pompa magna dal Partito Comunista Cinese i loro primi, no, i loro primi giornalisti digitali che proprio presenteranno i telegiornali, daranno le notizie ai telegiornali, sono stati mostrati da tutti i media generalisti, tra virgolette, ma questo è solo un esempio. Ormai sappiamo che vengono utilizzati dei bot o comunque delle intelligenze artificiali, eccoli qua, delle intelligenze artificiali che ormai scrivono articoli diciamo così, per riviste o comunque piattaforme online. Cioè, ormai i giornalisti, sto parlando di quelli che tra l'altro ci hanno bombardato, hanno nascosto per tutti questi mesi in Italia e non solo in Italia le notizie che andavano date sono stati funzionali al clima di terrore che abbiamo vissuto fino adesso e che ancora stiamo continuando a vivere. Cioè, loro pensavano, io mi adatto a fare quello che mi dicono di fare, quello che mi dicono di scrivere. Sì, fra un po' non ci sarà bisogno neanche più di loro, quindi i Bene. classici utili idioti, se mi si passa il termine. Bene. Riguardato al mainstream, nella categoria ci sono anche io, ma io nel mio piccolo, anzi voglio anche ringraziare chi in prima serata mi fa parlare di queste cose. Seppur facendo finta, noi Certo. non diciamo che sarà così di sicuro, ma teniamo la mente aperta all'eventualità in cui venga dimostrato un giorno che si tratti proprio di verità, ecco, quindi non Beh, è da scusa, tutti. apro una parentesi veloce, ma saprai certamente, in virtù anche appunto, del fatto che fai un certo tipo di lavoro, avrai senz'altro sentito di quel provvedimento emesso dal nostro lungimirante governo che metteva a disposizione, quant'è? 90 milioni di euro, mi Sì, poi sono sembra, a diventati favore 50 appunto. milioni. Sì, 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 sì. Tutte le Ah, testate ecco, giornalistiche e rientra un po' nell'ambito dei fondi per l'editoria, di cui ci sarebbe sì. molto da parlare, però sempre facendo finta, mi consentiranno una battuta i miei colleghi, le indicazioni sono di parlarne di questi argomenti, ma non dicono come, quindi io sto parlando di questi argomenti, ecco, No, e no, quindi... a me risulta che bisognava che le varie testate o i vari organi di informazione che fruissero di questi fondi dovevano rendersi disponibili a trasmettere proprio le veline, diciamo così, Sì, gli preparate dal spot su governo. Immuni, sì, sì, ti confermo, confermo. Sì, sì, ci sono e insomma uno dei criteri è quello di dare informazione, dimostrare di aver fatto informazione e contribuire al diffondere di questi video dai vari ministeri. Questo accade nella normale quotidianità sui fondi per editoria. Però ecco, io quindi ci tengo a dire che questi fondi servono anche, in teoria, non in condizioni straordinarie, a garantire un po' l'imparzialità dei vari giornalisti, perché mi ci metto anche io. È anche squallido dover ridurre il giornalista a fare il pezzo con 1000 clickbait o notizie. Non vi dirò come è andata a finire per fare click, perché il suo stipendio deve essere vincolato a chi fa il click sull'informazione. Secondo me uno dovrebbe poter stare tranquillo di continuare ad avere un lavoro e garantire con la propria integrità, anche così a livello di etica, il proprio lavoro, ecco, quindi ce ne Concordo sarebbe al di tempo. 100%. E torniamo a noi anche perché sempre, fra l'altro in ambito di cronaca, aprendo anche un po' la stampa internazionale, trovo quindi questo esponente del governo israeliano, della difesa israeliana, che comincia a raccontare un po', a preparare un po' il terreno e in parallelo, così butto subito un po' di carne al fuoco, anche l'annuncio dei francesi che vanno avanti con i test con i super soldati. E quindi siamo nella fantascienza pura in tutto ciò. Beh, intanto quello non è un esponente del governo, quello era un generale, quindi un militare di alto rango, responsabile della sicurezza del programma spaziale israeliano. È a quello che ti riferisci, immagino. Sì, 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 sì. Beh, ha fatto delle dichiarazioni importanti che secondo me domandiamoci come mai improvvisamente personaggi di quel calibro fanno dichiarazioni di una tale importanza, perché sono dichiarazioni forti quelle che ha fatto, cioè lui ha affermato
che il governo israeliano e il governo statunitense da molti anni sono in contatto diretto con extraterrestri, alieni, chiamiamoli come preferite voi, e collaborano attivamente. E ha anche citato un argomento di cui io mi sono occupato già da diversi anni, ho presentato in diverse conferenze, quando parlavo in particolare dei programmi spaziali segreti, che è un argomento estremamente affascinante ed importante, e comunque ha confermato quello che io mostravo, ne parlavo e mostravo anche delle immagini significative relative alla presenza già da parecchio tempo di una base su Marte gestita proprio dagli statunitensi, e non penso solo loro, diciamo, non si può nemmeno parlare di statunitensi. Bisognerebbe forgiare dei nuovi termini per descrivere questa cosa. Comunque, diciamo, da terrestri, in massima parte comunque gestiti all'interno degli Stati Uniti, ma ripeto, non ci sono solo loro, e altri extraterrestri, alieni, ripeto, chiamiamoli come volete. Quindi, quando Elon Musk finalmente riuscirà a raggiungere Marte, probabilmente dovrà anche mettere una monetina nel parchimetro per parcheggiare, non lo so, è una battuta però. Ci E sarà un po' comunque di invece affollamento. tornando invece all'annuncio francese, giunge pochi giorni dopo quello analogo fatto dai cinesi, di questi super soldati geneticamente modificati, ma diciamo così, sono notizie, sono annunci che riguardano argomenti conosciuti e programmi portati avanti da parecchio tempo, non è che si sono messi l'altro ieri a progettare questi super soldati. Poi l'abbiamo visto anche in certi film hollywoodiani, no? Mi pare che siano usciti anche dei film, non mi ricordo come si chiama quell'attore. Vabbè, comunque sono usciti dei film che avevano per protagonista proprio un super soldato, comunque una Jean-Claude Van manipolo di Damme. super... Bravo, Jean-Claude Van Damme, non mi veniva il nome. E quindi ricordiamoci sempre che Hollywood, oltre ad essere, diciamo così, un'ottima fonte di manipolazione, è anche una fonte di notizie che vengono buttate lì in modo che chi deve capire capisce, ecco, mettiamola così. C'è un discorso un po' ampio, questo non è il caso di affrontarlo ora. Però intanto abbiamo toccato anche questo argomento, così come mi voglio intanto congratulare con te per il lavoro svolto, perché si va a collegare con quello che noi stiamo seguendo qua sul nostro territorio, perché Torino, Val di Susa, Musinè, il nord Italia sempre protagonista, e si arriva anche un po' in tutto quello che è il nostro territorio, e anche lì devo dire che di mezzi militari o di aerei nello specifico ce ne hai descritti alla perfezione, quindi vari inseguimenti. Si trovano anche articoli di cronaca locale in cui si racconta di sorvoli veramente a bassa quota, di velivoli un po' strani. Beh, diciamo che sull'argomento della Valmalenco me ne sono occupato da tempo, e dopo aver pubblicato un articolo, diciamo così, abbastanza particolare su un numero di Nexus di un paio di anni fa ormai, adesso con il nuovo progetto abbiamo creato io e altri due amici, abbiamo creato una piattaforma virtuale, cioè una specie di centro congressi virtuale che si chiama Supernova 2020, quindi supernova2020.com, potete digitarlo e andrete a vedere. E abbiamo presentato in questa nostra arena virtuale il nostro primo evento, che è dedicato proprio al caso Valmalenco. Si intitola Verso il contatto. Stiamo lanciando proprio in questi giorni l'edizione internazionale di questo evento, però intanto l'edizione italiana, eccolo lì, è disponibile già da un mesetto, e vi posso garantire che il materiale che presentiamo in questo evento virtuale, dove c'è una mia conferenza, una conferenza di Diego Antolini, un'intervista a un importante, chiamiamolo così, ricercatore barra testimone che vive lì, ma soprattutto nella gallery presentiamo del materiale che definire esclusivo non gli rende ancora giustizia, perché veramente presentiamo del materiale unico al mondo.
E facendo riferimento proprio all'aspetto militare, c'è proprio una sezione dedicata a mostrare come in quella zona in particolare, a partire più o meno non che prima non fosse successo niente, ma c'è stata proprio un'escalation, a partire più o meno dal 2008-2009 in avanti, nei cieli della Val Malenco sono stati osservati, fotografati, registrati da tutta la popolazione passaggi di velivoli militari di varie tipologie che inseguivano, disperatamente inseguivano questi oggetti, questi UFO o fenomeni aerei anomali, come oggi si è deciso di chiamarli, no? UFO non andava più bene, allora si chiamano fenomeni aerei anomali. Ed è affascinante notare come le aviazioni, perché qua ci sono varie fazioni militari, c'è l'Italia, perché è un territorio italiano, quindi ci sono foto di Typhoon italiani in arrampicata verticale, col fiato corto cercano di intercettare questi oggetti volanti, ma abbiamo FA-18 svizzeri, Saab Gripen svizzeri, cioè non svizzeri nel vero senso della parola, nel senso che adesso è un discorso un po' lungo e non abbiamo il tempo di farlo, però il Gripen, qualcuno potrebbe dire, ma il Gripen non è in servizio presso le forze aeree svizzere. No, però è stato valutato, era in fase di valutazione dalle forze aeree svizzere e lo hanno usato proprio in fase di valutazione per inseguire questi oggetti, perché tra l'altro la Val Malenco confina proprio confina col confine svizzero, insomma confina con la Svizzera. Poi ci sono stati interventi di F-16, F-15, F-18 americani, F-18 svizzeri anche, ma soprattutto ed è lì che è nato il mio grosso interesse per questo aspetto della Val Malenco. Io ho fatto veramente un salto dalla sedia quando nel 2016 mi vennero mostrate delle foto scattate, una serie di foto che sono presenti nella gallery a cui facevo riferimento prima, e mi sono state mostrate delle foto della F-22 Raptor, che per chi ci ascolta e non sapesse di cosa stiamo parlando, è il caccia di prima linea dell'aviazione militare statunitense. È il primo aereo operativo, è stato il primo aereo operativo di quinta generazione, stealth, quindi teoricamente invisibile o a bassa visibilità radar, ed è un aereo ad elevatissime prestazioni. Eccolo qua, proprio questo. E potete immaginare, vedere delle foto risalenti al 2012, quando io sapevo che nel 2012 quell'aereo non era mai arrivato in Europa, è stato dislocato ufficialmente ovviamente in Europa, in teatro europeo, a partire dal 2015. Quindi vedere delle foto di un aereo che teoricamente non doveva essere lì e che invece ovviamente è stato segretamente ridislocato ad Aviano, e sono immagini spettacolari, vedere questi F-22 col post pulsatore acceso che anche loro cercano di inseguire questi UFO con scarso successo, devo dire. E devo aggiungere questo, che nella gallery, nella gallery troverete anche delle foto, ripeto, uniche al mondo, che fanno riferimento a classi di velivoli che ufficialmente nemmeno esistono. Cioè, i militari in qualche modo sono talmente, non so se dire interessati o preoccupati, o forse tutte e due le cose, da quello che sta succedendo lì, da mettere in campo proprio dei velivoli che ufficialmente non esistono, ma voi li potrete vedere nella gallery. Sono in massima parte, io credo che nemmeno abbiano un pilota umano a bordo, perché hanno delle prestazioni di cui troverete la descrizione sempre lì e delle testimonianze, hanno delle caratteristiche tali che mi riesce difficile pensare che possano essere pilotati da un essere umano che subirebbe delle accelerazioni di gravità tali che non lo so. Quindi è presumibile che siano dei tipi di droni estremamente avanzati e dotati di tecnologie propulsive di altro tipo, veramente di un altro mondo, possiamo dirla così. Sicuramente di un'altra civiltà. E poi per concludere, e concludo qui l'argomento Valmalenco, non è solo quello che succede nei cieli della Valmalenco, dove potrete vedere delle foto di questi UFO che
non hanno veramente uguali al mondo, cioè si stanno manifestando lì degli oggetti volanti non identificati, che non sono, alcuni dei quali non sono mai stati osservati prima e hanno delle caratteristiche che definire incredibili ancora non rende loro giustizia, ma soprattutto è anche quello che succede a terra, nel territorio e fra gli abitanti della valle, che è altrettanto pazzesco. Ma comunque non voglio rovinare la sorpresa a chi eventualmente deciderà di entrare nell'evento e verificare da sé, ascoltare le mie parole, quelle di Diego, quelle del testimone, e scartabellare nella grande quantità di foto e di filmati incredibili che sono presentati nella gallery. E qui chiudo l'argomento Valmalenco e supernova2020.com. Bene, rimane anche la curiosità, perché seguendo anche un po' il Musinè e quello che accade in tutto il nord Italia, fra l'altro per gli amanti degli antichi astronauti ci sono delle incisioni rupestri su roccia che sono molto interessanti su tutto il Certo. nord Italia, ma andiamo a vedere anche così, andiamo a citare, andiamo a dare uno sguardo alla veloce anche quello che accade sotto il territorio e anche sopra i cieli, perché sia di basi sotterranee, nonché qualcosa che è proprio sotto le città, pare che siano molto abitate, così come sopra i cieli nello spazio in questo periodo sembra essere un'area molto affollata, ecco, quindi siamo veramente al cospetto anche di quello che accade nel sottosuolo e sopra i cieli. Allora, nei cieli sopra di noi e soprattutto nello spazio intorno a noi stanno succedendo delle cose veramente importanti. Mm, Intanto faccio notare, mi risulta che la stragrande maggioranza degli osservatori astronomici di tutto il mondo attualmente sono chiusi, e già da diverse settimane. Mi è arrivata la testimonianza proprio ieri, arrivata dal Sudafrica, di una persona che vive lì, che è andata con i bambini, si è recata all'osservatorio, adesso non mi ricordo dove si trova, comunque in Sudafrica, il più importante osservatorio astronomico, che era chiuso, così come molti altri osservatori astronomici in tutto il mondo attualmente mi risulta che siano chiusi, e non da oggi, ma già da diverse settimane. Come mai? L'unici, eccolo qua, più di 7 osservatori astronomici hanno chiuso dopo aver osservato gli UFO al Sole, esattamente. Infatti l'unica sonda che ci trasmette ancora delle immagini di quello che sta accadendo nello spazio del nostro sistema solare, almeno finché la terranno attiva e o perlomeno disponibile, i cui dati saranno disponibili, è la sonda SOHO. È una sonda particolare che praticamente è in grado di mostrarci quello che avviene attorno al Sole, quindi nello spazio intorno al Sole. E nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, sono stati registrati dalla sonda SOHO dei movimenti di oggetti, no, chiamiamole col loro nome, di astronavi, molte astronavi, che stanno bazzicando nel nostro sistema solare, e a quanto pare sono una parte di loro è impegnata con un'altra parte di loro. In altre parole, a nostra insaputa stanno avvenendo proprio anzi, un tempo si poteva parlare di schermaglie, credo che adesso si possa parlare proprio di una vera e propria battaglia tra varie fazioni extraterrestri, chiaramente, e, e questo è quanto, questo è quello che sta accadendo a nostra insaputa, ed è il motivo per cui appunto tutti questi osservatori astronomici sono stati chiusi, e quindi anche questo è un aspetto estremamente interessante. E aggiungo che comunque nel prossimo futuro, intendo molto prossimo, anche questo prima o poi sarà impossibile nasconderlo, mettiamola così. In qualche modo, per quanto osservatori chiusi, i media che non ne parlano, ma appunto qui ci riallacciamo all'intervista del generale israeliano di cui parlavamo prima, che è stata solo l'ultima in ordine di tempo, perché se noi seguiamo una progressione, c'è stato, a parte è un processo di lento rilascio che va avanti da decenni, ma ha subito una forte accelerazione negli ultimi 2 anni, e non credo sia un caso. Ricorderete che 1 anno e mezzo, 2 anni fa, per prima è saltata fuori con grande sorpresa, devo dire, di noi tutti, cioè
del pubblico, dell'opinione pubblica, certo, ma anche di noi ricercatori, siamo rimasti piacevolmente sorpresi dal vedere che la Marina degli Stati Uniti rilasciava dei video, dei filmati ripresi dai F-18 imbarcati che documentavano l'inseguimento appunto, di UFO da parte di questi F-18. Come mai la Marina ha deciso di divulgare questi filmati? E come mai l'anno scorso, più o meno, adesso non mi ricordo in che data è successo, potrebbe anche essere successo all'inizio di quest'anno, il Pentagono si è sentito in dovere di fare un suo comunicato e avvallare l'autenticità di questi filmati della Marina. Cioè, prima la Marina, che comunque è un ente che fa parte del governo federale statunitense, poi il Pentagono, cioè quello che sta sopra i vari enti, che siano l'esercito, la Marina, l'aviazione, i Marines, eccetera. Il Pentagono ci ha messo bocca in questa storia. Come mai il Pentagono si è sentito spinto a sostenere questi file rilasciati dalla Marina, come a dire, cioè perché il Pentagono è ritornato su questo argomento mettendoci il pezzo, cioè calando l'asso, non lo so come dire. E adesso salta fuori questo generale, ex generale, cioè no, è ancora un generale anche se in pensione, israeliano, che tra l'altro mi dicono, ne ho parlato proprio con Roberto Pinotti l'altro giorno, che per chi non lo sapesse è il fondatore del CUN, del Centro Ufologico Nazionale, mi ha detto guarda che questo generale, se vai a vedere il curriculum che ha, ti metti le mani nei capelli, cioè è una persona inattaccabile dal punto di vista della credibilità. E tra l'altro faccio presente che due aspetti della dichiarazione che questo generale ha rilasciato. Intanto ha fatto riferimento a una federazione galattica, quindi una federazione di varie razze extraterrestri che in qualche modo sono federate tra di loro e in maniera ufficiosa collaborerebbero proprio con alcuni di noi, in pratica con gli Stati Uniti, con Israele a quanto pare, e con altri paesi. E ha detto che la Federazione Galattica per il momento non ritiene ancora giunto il momento di dichiarare ufficialmente la sua esistenza presso l'opinione pubblica, perché l'opinione pubblica non sarebbe ancora pronta. Io mi domando, cosa aspettiamo? È da una vita che ci stanno preparando a questo. Comunque, vabbè, mettiamo pure che sia così. A questo si aggiunge uno strano messaggio che si dice viene attribuito a Trump. Io non ho ancora avuto modo di verificare se effettivamente questo messaggio, questo tweet sia stato twittato appunto da Trump stesso o qualcuno, insomma non ho ancora avuto il tempo di fare una verifica, ma in ogni caso è interessante perché Trump praticamente, adesso uso parole mie, direbbe che la divulgazione dell'esistenza di questa federazione galattica è strettamente collegata al suo secondo mandato come Presidente degli Stati Uniti, alla sua rielezione. E poi un altro aspetto interessante di questa intervista rilasciata dal generale israeliano è che lui ha detto, e questo è molto interessante, ha detto se io avessi detto quello che ho detto in questa intervista anche solo 5 anni fa mi avrebbero internato in manicomio. Più o meno il senso delle sue parole era questo. Quindi anche questo conferma, a mio modo di vedere, che ci siamo ragazzi, perché i tempi sono maturi, perché la gente, perché i terricoli, come li chiama un mio amico, perché in effetti vabbè, vengano messi a conoscenza finalmente del fatto che non solo non siamo soli nell'universo e nello spazio intorno a noi, ma aggiungo io non lo siamo nemmeno mai stati, perché questo è il punto, che la gente purtroppo non sa o non è pronta ad accettare ancora, o almeno solo una parte della popolazione è pronta ad accettare il fatto che
gli extraterrestri esistono, ma che oltretutto sono strettamente legati alla nostra storia di esseri umani su questo pianeta. Beh, Ecco, mettiamola così. mai più che ora ci riserviamo anche il diritto di ricordare che noi facciamo finta che, quindi nessuno si deve sentire Facciamo finta che. offeso o turbato. Io vi invito a riascoltare, riguardare tutte le nostre puntate per cercare il filo conduttore. Vi invito anche a seguire Tom Bosco, che comincio intanto a ringraziare per la tua disponibilità e la tua amicizia in questa occasione. E mai più che come in questa puntata ci si congeda con il tuo saluto. Beh, tanto grazie a voi per l'ospitalità e, come dici tu, lunga vita e prosperità. Sempre. Grazie Tom Bosco, grazie a voi che ci avete scelto anche questa settimana. Un abbraccio, e direi che di tasti e di argomenti ne abbiamo trattati tanti. Vedremo poi nel corso del tempo di scendere ancora più nello specifico e di prendere le singole tematiche una per una. Grazie ancora a Tom Bosco, grazie a voi per averci seguito e appuntamento alla prossima puntata.